Ciao, bentornato nuovamente nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto, e allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella in modo da rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati. Lasciami un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino o un altro emoticon a tua scelta, e ti ringrazio tantissimo. Oggi andiamo a vedere un trucchetto di cucito facilissimo che per alcuni di voi sarà veramente banale, per altri magari un po' meno. Andiamo a vedere come infilare il filo nel lago quando magari, diciamo, non ci vediamo molto bene e troviamo difficoltà ad inserirlo in questo modo. Quindi ci sono due attrezzi. Uno è questo, non mi ricordo dove l'ho comprato, comunque ti lascio giù il link per poterlo acquistare su Amazon, e l'altro è questo, vabbè, che tutti conosciamo. Questo l'ho inserito perché molte persone magari questo non ce l'hanno, ma questo veramente è fantastico, a me piace moltissimo. Andiamo a vedere il classico. Allora, con il classico si fa così: inserisci prima questo in questo modo, ok? Quindi l'ago è inserito, come puoi vedere. Inseriamo il filo all'interno di questo foro, così, così, e lo teniamo con due dita, non troppo lungo, non c'è bisogno. Sfilare l'ago e, come vedi, il filo è entrato tranquillamente all'interno. Un filo più grosso, questo è il filo che io utilizzo solitamente per il ricamo, che trovo molto spesso difficoltà. Così inseriamo l'ago all'interno, inseriamo, come ho fatto prima, il mio filo all'interno e poi tiro. Come vedi, entra tranquillamente. È veramente utilissimo. Andiamo a vedere questo. Questo è troppo carino. Allora, è fatto in questo modo. Qua, come puoi vedere, ha due fori. Io l'ago lo devo infilare all'interno, qua, così, ok? Vedi? L'ho infilato all'interno. Poi devo fare leva su questa sorta di leva pulsante giallo, in questo caso. Prendo il mio filo, aggancio il filo a questo uncino, dopodiché lo lascio andare e tiro il filo. Ecco qua. Come puoi vedere, il filo è infilato correttamente. Come vedi, ce ne sono due. Uno è questo e uno è anche questo. Questo serve per crune del lago che rimangono molto piccole. Devi inserire l'ago in questo modo. La cruna del lago deve entrare all'interno di questo foro, perché dove c'è l'uncino, in questo modo qua, vedi? E poi tiriamo. Ed ecco qua. Questo è per quanto riguarda gli aghi che rimangono con la cruna del lago molto piccola, come in questo caso. Come puoi vedere, è piccolissima la cruna di questo ago. Quindi, se non ci vediamo bene, questo può essere un valido aiuto inserirli in maniera ottimale. Si inserisce così e si tira. È veramente facilissimo. Volevo sapere se li conoscevi, se questi due attrezzi li utilizzi solitamente e quali dei due, con quali dei due ti trovi meglio in assoluto. Io trovo che questo sia più facile, anche se questo sembra all'avanguardia, perché comunque tiri questo e insomma, secondo me questo non può essere utilizzato per fili troppo grossi. Ho provato e questo non va bene, e io
lo faccio soprattutto, lo uso soprattutto non solo per i fili molto piccoli, ma anche per i fili diciamo più grossi come questi da ricamo. Quindi diciamo che tra i due, anche se questo veramente è molto carino, è automatico, però io preferisco questo che è il più classico. Fammi sapere nei commenti se li conoscevi e quale è quello che, con cui ti trovi meglio. Io ti mando un grande bacio, però prima ti invito a iscriverti al canale, cliccare sulla campanella, condividere i video nei tuoi social, lasciarmi un bel like, un commentino qua sotto, anche semplicemente un bel cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passato. Io ti auguro un buon cucito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!